Siamo alla Torre di Saracino e oggi presentiamo un pane che abbiamo pensato di fare con una farina di segale, del limone e finocchietto selvatico. Chiaramente la farina di segale è una farina che, essendo priva di glutine e quindi di struttura, per ottenere un buon pane dobbiamo addizionare con delle farine che presentano una quantità di glutine e una qualità di glutine tale che ci consentono di avere un buon legame e una buona struttura glutinica. Le nostre proporzioni, quest'oggi facciamo un pane molto spinto, nel senso che metteremo una quantità di segale pari al 40%, una quantità di farina integrale pari al 20% e l'aiuteremo con il 40% di farina rossa, che sappiamo essere la farina un attimino più elastica e più forte nella gamma Caputo. Abbiamo pensato anche di dargli un tocco di mediterraneità con i nostri prodotti locali ed è questo il motivo per cui abbiamo inserito il limone e il finocchietto selvatico. E adesso il tutto verrà panificato con lievito madre. Lievito madre, il mio, che ormai sono 6 anni che mi accompagna, aiutato con il criscito. Adesso procediamo a miscelare gli ingredienti. Come dicevo, abbiamo scelto le farine. La farina integrale, che nel caso della farina Caputo presenta una percentuale di crusca maggiore rispetto alle altre farine integrali in commercio, e poi abbiamo scelto una farina di segale anch'essa integrale. Il tutto perché noi vogliamo dare innanzitutto un gusto più dolce all'impasto, quindi mettiamo tanta crusca per alleggerire anche il contenuto di farina, e poi perché usando la fibra ha senso usare una farina con una percentuale di glutine maggiore. Dopo le farine ci mettiamo una grattugiata di limone verde, allora, mettiamo il nostro lievito madre e infine aggiungiamo l'acqua. La caratteristica di questi impasti molto ricchi di crusca e anche grazie alla farina, diciamo, di qualità superiore, e che assorbono una quantità d'acqua maggiore, per cui in cottura noi abbiamo un'evaporazione maggiore, quindi più alveolatura e il pane è più leggero. Adesso cominciamo ad impastare. Finiamo il nostro impasto con il sale, che preferiamo sempre aggiungere alla fine per non compromettere la formazione della maglia glutinica, e i finocchietti. Li lasciamo impastare ancora qualche minuto. Una volta pronto l'impasto e fatto riposare per circa 30 minuti, andiamo a formare la nostra pagnotta, che chiuderemo, come potete vedere, anche essendo una farina priva di glutine come la segale in quantità diciamo abbondante, non abbiamo aderenza al piano di lavoro. Questa è la pagnotta e la metteremo a lievitare in cassettini di legno per circa 12 ore a 27 gradi. Questo è il nostro prodotto pronto per andare in forno. Io sono solito non spingere le lievitazioni e le fermentazioni, diciamo, prima di infornare. Preferisco che abbiano la loro massima espressione nel forno, in quanto credo che con la temperatura alta e con la possibilità di cuocere, specialmente nel forno a legna dove abbiamo una cottura omogenea sia del suolo che al cielo, la farina esprima meglio la sua elasticità nel momento in cui, passando in cottura, c'è una evaporazione e quindi la formazione delle classiche bolle, diciamo, chiamiamole bolle. Tiriamo la pagnotta e la andiamo a infornare. Adesso controlliamo la cottura. Come vi raccontavo prima, la nostra pagnotta di segale in forno, se ci fate caso, ha una cupola. E questa cupola è dovuta alla resistenza della farina, quindi alla qualità del glutine e alla quantità chiaramente del glutine, che io ritengo essere strettamente proporzionale all'elasticità, quindi al PSUL che noi troviamo e di cui dobbiamo essere sempre attenti nella scelta delle farine. Siamo pronti per sfornare il nostro pane, che abbiamo cotto
partendo da una temperatura di 230-240 gradi fino ad arrivare agli attuali 160-170. È un tempo grosso modo intorno ai 50 minuti. La cottura al forno a legna dipende molto dalla grandezza del pezzo di pane, per cui quando inforniamo ci regoliamo anche in base alla grandezza la temperatura iniziale.